Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi un piccolo trucchetto per poter infilare anche quelle perline che sembrano avere un foro normale, abbastanza largo. In realtà ci fregano perché la cruna del nostro ago, che normalmente utilizziamo per poter infilare le perline, non passa. E allora arrivano nel punto della cruna dell'ago e non passano, perché il foro interno è troppo piccolo. Come risolvere questo problema? Allora facciamo un passo indietro. Normalmente per infilare le perline possiamo usare o il filo elastico, sempre attaccato all'ago, o un filo di cotone normale, sempre attaccato all'ago, o un filo di nylon, quelli trasparenti per capirci, quelli che si usano per la pesca, o ancora si può usare il filo metallico. Ora, il problema principale quando c'è di mezzo l'ago è la cruna del lago, come abbiamo visto. Allora, finché abbiamo a che fare con il filo elastico, l'alternativa è o indurire la parte del filo che dovrà essere infilato direttamente nella perlina con un po' di colla, quella forte, oppure io tendenzialmente uso un metodo un po' più brucio la parte finale, schiacciandola la rendo più sottile e più rigida. Vediamo se riusciamo a farla vedere. E a questo punto sarà più facile inserire la perlina. Quella perlina che non passava attraverso la cruna del lago può essere infilata così direttamente nel filo elastico. Quindi o si brucia la punta o si usa un po' di colla quella forte senza incollarsi o bruciarsi le dita a seconda, può essere un sistema. Il filo invece quello trasparente, beh, questo è un filo un 0,10 di spessore e questo è molle, cioè infilare le perline con un filo così molle si fa veramente fatica. Bisognerebbe prendere un filo un po' più spesso, della misura giusta, e allora si potrebbe anche in quel caso, utilizzando appunto un filo più spesso, infilarle in quella maniera. Se abbiamo a che fare con il filo metallico, problemi non ce ne sono. Il filo metallico è eccezionale perché resta rigido e si riesce a infilare la perlina resta sottile e resta rigido. Il problema è che non tutti i lavori si possono fare con del filo metallico. Ecco che allora esistono già in commercio, soprattutto se dovete infilare le perline su un filo, esistono già in commercio, questi vengono chiamati infilaperle, sono dei pezzi di piccolo rame attaccati al cotone, quindi questa parte resta abbastanza rigida, che permette di infilare la perlina e di farla scorrere nel filo senza alcun tipo di problemi, non c'è presenza di cruna che infastidisca.
Ora, se non avete la possibilità, non trovate questi tipi di fili, non vi piace il tipo di filo che è attaccato, non trovate quello che volete, ve lo potete fare in casa. Dovete avere un pezzettino di filo metallico. Se non avete un pezzettino di filo metallico, più facilmente potreste avere in casa del filo di rame. Adesso non è che dovrei dire proprio queste cose, ma per esempio io prima di buttare via un piccolo elettrodomestico, sicura che non ci sia più dentro corrente lasciato lì in abbondanza, lo disfo tutto e recupero il rame della bobina per farci i lavoretti. Vabbè, adesso sono cose che vanno fatte con un po' di attenzione, aprire i piccoli elettrodomestici. Non ve lo posso consigliare, però io lo faccio. Io lo faccio. Trovato un pezzettino di filo metallico che passa tranquillamente dal nostro foro, ci creiamo il cosiddetto infilaperle. Come? Semplicemente prendendo il nostro filo metallico, prendiamo il nostro cotone, ed in questo caso voglio utilizzare un cotone più piccolo rispetto a quello che mi veniva proposto, utilizzare qualcosa di più piccolo. Poi prendo la nostra bella colla vinilica, senza far nome di marche, sporchiamo di colla, attacchiamo, sovrapponiamo parte finale tenendo, facciamo pure, adesso si è un po' sporcato, ecco, mettiamo lì, facciamo un girettino sopra, ma non è quello. Importante che si attacchi molto bene la parte, adesso l'ho toccato un po' troppo con le mani, importante che si attacchi molto bene quella parte lì. Qui ci ho pastrugnato un po' troppo con le mani, quindi ci buttiamo sopra un po' di altra colla, schiacciamo in modo che resti, si attacchi al filo. Si attacchi al filo senza creare sporgenze. Ecco. Si lascia asciugare, eventualmente una volta asciutto si ripassa ancora con un po' di colla, in modo che anche il filo stesso resti un po' più rigido e più facilmente faccia parte unica. Se qui poi ci dà fastidio il pezzettino, l'abbiamo lasciato troppo, si taglia, non è assolutamente quello il problema, e si fa asciugare. A questo punto il risultato è lo stesso di quell'infilaperle. Adesso questo lo lasciamo asciugare, faccio vedere uno già asciutto. Eccolo qua, lo scuro ci sta bene. Ecco. Ecco. A questo punto possiamo tranquillamente fare la prova. La nostra perlina che non passava ovviamente nel lago, qua passa tranquillamente. Se vedete qui, questo è un filo che ho già utilizzato per fare dei miei lavori,
ho dovuto fare un nodo perché normalmente avevo fatto il mio filo lungo, l'ho utilizzato, ho utilizzato direttamente questo filo, quindi l'ho tagliato, ho tagliato la parte che mi era servita e ho fatto un nodo per ridare il nuovo pezzo di filo che utilizzerò per la prossima lavorazione, cioè non vado tutte le volte a rifare come fosse un agolo rinfilo, no, questo qui una volta che mi è venuto bene, una volta che vedo che non si incastra la perlina perché qui sono riuscita a dargli una bella appiccicata, si dice una bella appiccicata, va. Normalmente il nodino non crea alcun tipo di problema neanche alle perline con un foro sottile, là dove stiamo utilizzando un filo anche quello sottile. Se no si fa un pezzo un po' più lungo, sufficientemente lungo da poterlo utilizzare un po' più di tempo, se no tutte le volte se devi star lì a rifare questa parte qui perdi un sacco di tempo. Allora, questo quando devi infilare tante perline e dopo un po' ti passa la fantasia, inclinando leggermente, non troppo, leggermente la parte finale del vostro pezzettino di ferro, possiamo fare un giochetto senza neanche guardare, magari stai guardando la televisione, fai così, devi trovare l'angolazione ideale. In un colpo ne ho tirate su 2. Più riuscite a, vediamo con questo sistema qua, forse è meglio, una vaschetta, due o tre in un botto. Cioè non dovete star lì a guardare, a centrare. Lo sguardo, ne fate 3. Questo era il trucchetto per poter fare da soli in casa con un pezzettino di filo metallico il sistema dell'infilaperle. Bene, spero che vi possa essere utile questi piccoli trucchetti, soprattutto questo, e buon lavoro!